Ciao a tutti e benvenuti in questa nuova puntata. La seguente conversazione è stata fatta con Luca Benini, professore di sistemi e circuiti digitali presso l'ETH a Zurigo e professore ordinario presso l'Università di Bologna. Inoltre è il fondatore di Pulp, una piattaforma di ricerca e sviluppo, hardware e software, che ha come scopo di ridurre il budget energetico dei calcolatori nell'ordine dei milliwatt. Luca è un ingegnere scienziato tra i più stimati e competenti nella scena attuale. Il suo ambito di ricerca è l'efficienza energetica, i circuiti integrati e l'intelligenza artificiale, dove su quest'ultima ci siamo concentrati maggiormente. Ma ora, miei cari, vi lascio a Luca Benini. Buon ascolto. Penso che tu sia la persona giusta per chiedere la differenza che c'è tra machine learning e artificial intelligence. Ah, è una bella domanda. Allora, diciamo che per come la spiego io a lezione, artificial intelligence è un insieme più grande di machine learning rispetto a machine learning e fondamentalmente contiene tutto ciò che riguarda tecniche per far ragionare le macchine, ma in maniera molto generica, molto generale. Invece machine Poco più learning, vicino. Grazie. invece machine learning è più focalizzato diciamo, alla procedura di fare apprendere le macchine senza avere un programma che sia orientato a farle apprendere. Quindi fondamentalmente una procedura che faccia apprendere una macchina senza avere una descrizione algoritmica di come farlo. Quindi questo significa machine learning. Invece in artificial intelligence è molto più ampio e include anche ad esempio sistemi come possono essere sistemi esperti o cose di questo genere, in cui invece c'è una modalità procedurale, quindi un programma per fare emulare un comportamento intelligente. E la procedura per imparare come funziona? Ecco, questo fondamentalmente è quello che in inglese chiamiamo training, in italiano chiamiamo allenamento, effettivamente è la stessa cosa, e fondamentalmente il principio del machine learning è basato su esempi, un po' come impariamo noi, esseri umani, anche se effettivamente è un'analogia molto debole, come magari dirò fra un attimo. Quindi nel machine learning si utilizza una grande quantità di esempi. Tipicamente questi esempi contengono un'informazione su la cosiddetta ground truth, che significa fondamentalmente la risposta esatta a cui afferiamo con questo esempio. Faccio un esempio. Forse il problema più semplice che si affronta con machine learning è la classificazione. Perciò abbiamo una serie di input che sono ad esempio immagini, vogliamo classificare queste immagini rispetto a quello che questa immagine rappresenta. Allora abbiamo un grande dataset di immagini con la classe che corrisponde a questa immagine, quindi di cosa si tratta, e utilizziamo questa massa di informazioni per allenare un modello di machine learning. Quindi non spieghiamo al modello con un programma dicendo se c'è una ruota allora è una macchina, quindi un approccio di tipo procedurale, ma forniamo alla macchina una grande serie di esempi e poi utilizziamo un algoritmo di allenamento. Questo è fondamentalmente come funziona il machine learning che utilizziamo tutti oggi. Ok, mi sono un po' documentato per cercare di capire quali sono le sfide attuali, diciamo, più complicate in questo momento. E ho visto che sono la traduzione istantanea cioè, delle parole, insomma, la traduzione ad esempio dall'italiano all'inglese Sì. e anche la guida autonoma. Secondo te, quando si riuscirà davvero a risolvere questi problemi e come siamo in questo momento? Ok, allora secondo me hai messo insieme due problemi che sono entrambi molto importanti perché sono entrambi due problemi in cui l'uomo è adattato bene a farlo. Quindi c'è una comparison, un confronto molto diretto con la prestazione dell'essere umano su uno stesso task. Quindi
sono assolutamente due problemi molto, molto importanti, però sono a due livelli di complessità molto diversi, nel senso che la traduzione automatica in tempo reale è un problema che dal punto di vista del machine learning è, direi, praticamente risolto. Quindi ovviamente ci sono sempre dei limiti che sono ad esempio nel costo computazionale. Adesso per avere un sistema che faccia traduzione automatica in tempo reale in questo momento è molto costoso avere un sistema di questo genere, cioè nel senso nella stanza accanto ci vuole un armadio di GPU per riuscire a fare questa cosa a qualità competitive con l'essere umano. Però comunque ci sono attualmente dei sistemi di traduzione simultanea che sono migliori di qualsiasi traduttore simultaneo umano che possa, diciamo, sono fortemente competitivi. Ecco, quindi è un problema complesso, molto difficile, ma quasi risolto. Poi ci sono alcuni elementi che rendono l'uomo più efficace, che possono avere a che fare con la comprensione del contesto, di segni non verbali e cose del genere. Però per quanto riguarda il problema nella sua forma pura, al momento l'intelligenza artificiale e il machine learning è a livello umano. Ci sono anche proprio misure di questo. Ma invece, scusa se ti interrompo, questo è possibile anche averlo nel cellulare oppure bisogna avere una appunto, il problema attualmente è un problema di carico computazionale, nel senso che bisogna avere nella stanza di fianco un armadio pieno di GPU. Il cellulare risolve questo problema inviando lo stream audio verso un data center remoto, può essere situato a Google o a Apple e così via, e in questo caso le problematiche non sono tanto sulla qualità della traduzione quanto sul problema della latenza e della parziale inaffidabilità del link per arrivare al data center, e quindi è difficile fare in maniera simultanea questa cosa perché la latenza coinvolta nella comunicazione tra l'acquisizione del dato e la traduzione, la parte computazionale, è una latenza molto lunga perché è lontano. Ecco. Però se avessimo un data center nella stanza a fianco il problema sarebbe risolto praticamente. Qualsiasi lingua. Praticamente sì. Ti faccio un esempio interessante perché è abbastanza buffo, nel senso che abbiamo un paio d'anni fa abbiamo fatto un piccolo contest in cui tutti i miei studenti che arrivano da tanti posti al mondo hanno scritto dei piccoli poemi nella loro lingua, e molte di queste lingue io non le conosco e quindi ho utilizzato la traduzione automatica per tradurre alcuni di questi poemi, e c'erano un paio di lingue che non erano coperte. Ecco, invece adesso i sistemi di traduzione automatica coprono praticamente tutte le lingue che sono parlate da più di qualche decina di migliaia di persone. Ecco, poi magari ci sarà qualche lingua di qualche tribù amazzonica che non è ancora stata studiata, però effettivamente questi problemi sono quasi risolti. Ecco. Invece il problema della guida autonoma è un problema che non è assolutamente risolto, che se ne dica a livello di marketing più o meno, ma è un problema che è ancora apertissimo. Ed è un problema che ha a che fare con diciamo una realtà fisica, una realtà molto più complessa e articolata di quanto non possa essere uno stream di parole, ecco, come può essere un flusso audio o di parole sulla quale poi si applica il problema della traduzione. E oltre ad avere intrinsecamente gli aspetti di tempo reale molto stringenti, perché nella guida autonoma non abbiamo dei tempi di risposta che, se non sono rispettati, il sistema funziona male, non c'è nulla da dire ed è anche pericoloso. In più è anche un sistema di acquisizione delle informazioni, arrivano da molte modalità, video, audio e così via, e arrivano in condizioni molto molto poco controllate, in quanto ci sono dal punto di vista ambientale un sacco di possibili sorgenti di interferenza sulle acquisizioni delle informazioni che noi utilizziamo poi per prendere le nostre decisioni nella guida autonoma, e inoltre è un sistema non controllato perché ci sono tanti altri agenti
tra virgolette intelligenti, che sono i guidatori sulla strada o i pedoni o le biciclette, che hanno dei comportamenti autonomi che sono a loro volta influenzati dal nostro comportamento. Quindi si tratta di un ambiente sia dal punto di vista della dell'acquisizione dei dati, sia dal punto di vista della complessità nella varietà di questo ambiente, che è enormemente più complesso di quello che dobbiamo affrontare quando facciamo traduzione simultanea. Quindi mentre la traduzione simultanea è un problema quasi completamente risolto, la guida autonoma non è risolto e non sarà risolto ancora per un po'. Quindi, cioè, se dovresti fare una previsione, sapresti dire tra quanto Ma allora, e cosa faresti tu per far sì che questo sia risolto più velocemente? allora, diciamo, fra quanto come quasi tutte le innovazioni tecnologiche, non è un fenomeno, come dire, a soglia digitale 1-0. Le innovazioni tecnologiche penetrano nella società in maniera analogica, gradualmente. Quindi ci sono degli ambiti in cui la guida autonoma è già possibile, e questi sono tipicamente ambiti in cui l'ambiente è ben controllato. Quindi se noi ad esempio consideriamo un grande magazzino industriale, Ok. o una strada interna di un'azienda, o un'autostrada, insomma degli ambienti nei quali il traffico è più semplice, più controllato, è molto più gestibile, allora è già possibile avere dei veicoli a guida autonoma. Poi chiaramente ci sono degli aspetti legali e di responsabilità civile, penale e così via, che molto spesso vanno considerati e non hanno nulla di tecnologico, Certo. però sono importanti. Beh. Però ci sono, quindi per semplificare la cosa, se l'ambiente è ben controllato e le cause di malfunzionamento, di mancanza di controllo, possibili perturbazioni sull'ambito della percezione, possibili cause di disturbo imprevedibile, così sono minimizzate, la guida autonoma è già possibile. Invece una guida autonoma come la pensiamo noi, nel senso nel traffico a Roma o a Bangkok, riuscire a una macchina autonoma riesca a districarsi non solo per un breve periodo, ma veramente per un periodo lungo, e gestire ogni tipo di situazioni meteorologiche, di traffico e così via, questo ci vorranno ancora molti anni. Quanti anni? A mio parere si parla non di pochi anni, si parla di un intervallo di anni che è sufficientemente lungo per non avere una risposta esattamente precisa su come verrà risolto il problema. Quindi secondo me si va dai 5 ai 10 anni per avere una guida autonoma in condizioni generali, tenendo presente che come dicevo sarà una cosa graduale, quindi più auto autonome ci saranno in circolazione, più facile sarà di risolvere il problema della guida autonoma, perché agenti non controllati di tipo umano e così via saranno sempre meno. Ecco, quindi comunque se vuoi una risposta direi tra i 5 e i 10 anni, che poi però è un tempo sufficientemente lungo per sbagliarsi di molto. Perché in 5 anni ci possono essere dei breakthrough di tipo tecnologico che possono portare a una risoluzione molto più veloce del problema di come uno prevede, perché non siamo bravi a prevedere a più di 5 anni, sono 1000 cose che non si sanno. Quindi. Certo. Secondo te lo Stato deve agire facendo delle leggi, oppure sono gli ingegneri che devono, come si dice, organizzare tutto? Tu mi fai una domanda tranello, una domanda pericolosa, ecco, qui si va verso poi la politica. No, però diciamo che secondo me per un problema nella quale una delle principali motivazioni per la guida autonoma è il fatto che ci sono chiare evidenze che se la guida autonoma fosse come dire, diffusa in maniera capillare, il numero di fatalità e di incidenti e di feriti che vediamo ogni giorno sulla strada diminuirebbe drasticamente. Questo sicuramente è un incentivo per un approccio, se vuoi, regolamentato alla guida autonoma, in cui il lawmaker, il legislatore,
forza una certa transizione tramite leggi. Ecco. Quindi questa è una spinta in quella direzione. Però è anche vero che ci sono molti problemi etici fondamentali che nell'ambito della guida autonoma sono prepotenti e vanno risolti con un framework molto complesso che va approntato, e non siamo ancora pronti per questo framework. Classici esempi sono quello quando un sistema guida autonoma deve decidere se in caso sia possibile una scelta, se salvare un bambino o una persona anziana. Sì. Ecco, qui ci sono una serie di decisioni etiche estremamente complesse che molti pensano sia assolutamente non chiaro se possiamo lasciare anche in un futuro in cui questo fosse possibile, se possiamo lasciargli una macchina, se è etico lasciargli una macchina o se deve esserci sempre un uomo nel mezzo. Quindi diciamo sono dei grandi, penso che la soluzione finale debba venire da una sinergia tra lo sviluppo tecnologico e un framework etico, legale, legislativo che sia adattato allo sviluppo tecnologico. In questo momento abbiamo uno sviluppo tecnologico molto rapido e ancora non sufficientemente stabile per poter capire qual è la traiettoria, e un framework di tipo legale e diciamo etico che è ancora diciamo fortemente in via di sviluppo. Quindi entrambi però non possiamo pensare che gli ingegneri risolvano la cosa o che la cosa si possa fare per ope legis. Le due cose devono essere legate, sinergiche. Sì, deve andare tutto a pari passo. Sì, eppure se una cosa avanza l'altra deve allinearsi, altrimenti la cosa non succede, ecco, oppure succede in maniera che può essere, come dire, che possa poi portare risultati talmente cattivi che poi possa portare la cosa indietro di vari anni. Ecco, quindi questo è un po' il problema. Ok. Adesso cambiamo discorso, così non ti chiedo roba politica. No, come hai visto sono tenuto ben lontano perché... Sì, no, volevo chiederti, come c'è nella tazza, questo pulp, cosa è? E quello che mi incuriosisce molto è il modo, cioè il perché è tutto open source. Perché cioè, è un po' controintuitivo, soprattutto con le aziende. Sì. Cioè, le aziende tendono a tenere tutto per loro e non fare roba open source, quindi volevo capire cosa c'era dietro. Sì, molto volentieri. Allora, te lo racconto con una storia, ok? Che è la mia storia. Allora, quello che fondamentalmente mi ha portato a sviluppare questo progetto che chiamiamo PULP, che sta Parallel Ultra Low Power, è un acronimo, è stata una mia esperienza industriale, nel senso che circa una decina d'anni fa, forse qualche anno in più, ormai 12-13 anni fa, ho deciso, io insegno all'università, sono professore universitario, però ho questa fascinazione periodica per l'industria e quindi circa ogni 10 anni mi prendo un periodo di pausa dal mio lavoro di insegnante universitario e vado a lavorare nell'industria. Okay. Quindi circa 12 anni fa ho preso una pausa part-time dall'università e sono andato a lavorare in un'azienda di microelettronica italo-francese e in questa grande azienda italo-francese ho lavorato lavorare come, diciamo, il termine tecnico è Chief Architect, quindi la persona che aveva le decisioni tecniche, aveva leadership delle decisioni tecniche e per progettare un chip con tanti processori sopra, so-called many core si dice tecnicamente. E quindi questo è stato un bellissimo progetto, ci ho lavorato per circa 3 anni, ha avuto successo, abbiamo realizzato un chip che ha funzionato perfettamente, è stato presentato e così via. Poi dopo il top management, per motivi contingenti, anche come dire non sbagliati, perché in quel momento l'ST stava attraversando un periodo molto duro, sono state fatte delle scelte e quindi questo progetto è stato cancellato, pur avendo avuto dal punto di vista tecnico un ottimo successo.
E io all'epoca poi la mia collaborazione con ST finì, e la cosa che mi fu più frustrante di questo progetto non fu tanto il fatto che il progetto venne cancellato, perché ci sta nelle politiche industriali di una grande azienda cancellare e dover focalizzare il proprio business su delle aree che sono più redditizie di altre, ci sono mille motivi, ma quanto che tutto il lavoro che è stato fatto era finito in un cassetto e da lì non è mai più uscito. Okay. Quindi questa frustrazione sul fatto che questo tipo di lavoro non solo non sia servito all'azienda, ma non sia più servito a nessuno, okay? Sia finito nel nulla, mi ha indotto a pensare. E quindi mi ha indotto a pensare come questo problema avrebbe potuto essere risolto o svolto meglio. E allora chiaramente lì il punto di riferimento è stato quello che è successo nell'ambito del software, perché già da ormai una ventina d'anni l'esempio luminoso del software, parliamo ad esempio forse l'esempio più importante di tutti, Linux, no? Sistema operativo che è nato nel momento in cui Microsoft la faceva da padrone su tutti i sistemi operativi mondiali, sembrava un progetto hobbistico fatto da una persona così nel suo tempo libero e così via, ma alla fine questo progetto, grazie al fatto di essere sempre stato un progetto aperto e gestito in maniera intelligente pur essendo aperto, ha poi conquistato il mondo, nel senso che adesso la stessa Microsoft utilizza Linux e così via. Quindi l'idea che utilizzando l'openness, l'apertura, si potesse creare dei sistemi industriali, quindi dei sistemi non solo accademici ma anche dei sistemi industriali che potessero in un qualche modo non solo dare libertà a chi li utilizzava, ma anche creare delle nuove opportunità di business, di valore, di creazione di valore, mi ha dato molto da pensare. E ho pensato, ma se è stato possibile farlo col software, perché non è possibile farlo anche con l'hardware? E quindi questo è stato quello che mi ha indotto a pensare questa cosa. E fin dall'inizio il mio pensiero non è stato io voglio solo fare una cosa di tipo accademico in cui i ricercatori fanno delle cose libere e però rimangono solo cose di ricerca che non avranno mai un valore industriale se non con tantissimo lavoro aggiuntivo e anche un cambiamento, uno snaturamento dell'idea. E l'idea è stata quella, ma come possiamo farlo? Io ho preso molto l'esempio dal software. Quindi fondamentalmente l'idea è stata quella, se noi pensiamo che cos'è l'hardware oggi, chi progetta hardware lo sa, in realtà forse è una cosa un po' astratta per le persone che non si occupano di queste cose, ma in realtà noi oggi l'hardware lo specifichiamo, l'hardware che poi andremo a mettere sul silicio, a disegnare sul chip, lo specifichiamo con dei linguaggi, dei cosiddetti linguaggi di descrizione dell'hardware. Quindi se voi guardate l'hardware, se uno guarda l'hardware, apre e vede che è un file con dentro del codice, molto simile a un programma software. In realtà poi ci sono dietro cose molto molto diverse, però dal punto di vista, come dire, della concretezza dell'artefatto che una persona che progetta hardware produce, in realtà l'input al flusso di produzione dell'hardware è un pezzo di codice. E quindi in realtà non è così diverso fare open hardware rispetto a fare open software. E quindi questa è stata un po' l'illuminazione. Poi ci sono tante cose più complicate nel progettare dell'hardware che se vuoi poi dopo magari possiamo anche addentrarci, però diciamo l'intuizione è stata questa: volevo creare una modalità per poter specificare hardware che potesse essere utilizzato sia per la ricerca che per l'industria e farlo in maniera aperta, in modo che ci fosse una possibilità di innovare in maniera molto più libera di quanto lo si faccia nel cammino tradizionale, quando tutta l'innovazione hardware viene fatta all'interno di laboratori chiusi, che possono essere industriali o accademici, ma senza dare la possibilità di fare questo effetto leva che invece c'è quando si parla di sistemi aperti. La prima domanda che mi è venuta in mente quando mi hai raccontato la storia era: quando sono finiti i fondi? Cioè, tu avevi firmato un NDA o come funziona? Cioè, Dici per il progetto industriale esatto. in cui ero coinvolto? Sì. Sì, fondamentalmente quando uno lavora nell'azienda, come impiegato di questa azienda, ciò che produce il prodotto del proprio intelletto diventa proprietà dell'azienda, non è proprietà sua. Come si fa ad aprirlo? Cioè, perché
i fondi erano solo per 2 anni, o non so quello che era. Dici questo progetto Sì, sì, industriale o ti riferisci progetto a Palp? industriale. Sì, il progetto aveva una certa quantità di fondi che erano assegnati per una durata di circa 3 anni, dopodiché se l'azienda avesse deciso di sviluppare una linea di prodotti da Ok, questo perfetto. progetto, avrebbe poi fatto ulteriori investimenti Perfetto. sempre più grossi per portarlo ad uno sviluppo di mercato. Ecco, quindi questo è stato un po'. Poi, quando l'azienda ha deciso di definanziare questo progetto, l'azienda ha poi deciso che queste cose che erano state fatte sarebbero rimaste dentro un cassetto. Mhm. Ok, l'altra domanda è cosa vuol dire parallel ultra low power? Nel senso, cioè, in che senso, dove stiamo parlando di low power? Perché potrebbe non essere chiaro. No, certo, certo. Allora, il motivo per cui c'è Power e c'è Parallel è quello che ad oggi, quando si progetta un chip, che sia un chip per un supercalcolatore o che sia un chip che vada dentro un orologio, ok? Sto parlando di chip digitali, ma questo vale anche per i chip di tipo analogico in Mhm. gran parte. La prima cosa che uno deve pensare è quanto consuma. Okay? E questo, quindi, power è relativamente al consumo di potenza. Il motivo per cui questo è importante nei supercalcolatori è che c'è il problema del raffreddamento di questi oggetti, che è un problema sempre più grosso, e anche dell'alimentazione con dei costi ragionevoli, perché l'energia costa sempre di più. Chiaramente invece quando uno pensa all'elettronica che va dentro un orologio, dentro un telefono, quello che importa è il consumo della batteria, quindi la durata delle batterie. Quindi direi che forse il problema principale nella elettronica attuale, negli ultimi 10 anni e anche per i prossimi 10 anni, è farla consumare poco, farla consumare il meno possibile. E da qui low power. Ecco. Poi l'altra parola chiave che c'è in questo acronimo è parallel. E il motivo per cui c'è questa parola è che il modo in cui si progettavano piattaforme digitali, si progettavano chip digitali in passato, era fondamentalmente utilizzando una architettura basata su un processore, su processori che eseguono delle istruzioni. E questa è un'architettura che ha una modalità operativa intrinsecamente sequenziale: prima un'istruzione, poi un'altra istruzione, poi un'altra istruzione in sequenza e così via. Questo è, diciamo, la modalità classica. Negli anni, quando è scoppiata questa crisi del consumo di potenza di cui parlavo un attimo fa, ci si è resi conto che se si vuole ottenere delle prestazioni elevate, perché le prestazioni elevate le vogliamo sempre, perché dobbiamo fare sempre più cose con questi sistemi elettronici, se vogliamo avere delle prestazioni elevate in un sistema che esegue in maniera sequenziale, l'unico modo per farlo, diciamo, avere delle prestazioni elevate è farlo andare sempre più forte, cioè aumentare la sua frequenza di clock in modo che possa eseguire le istruzioni sempre più rapidamente. Ma questa cosa porta a un'esplosione del consumo di potenza. Mhm. Quindi si era arrivati ad un muro contro muro in cui il consumo di potenza non poteva aumentare, perché altrimenti avevamo tutti i problemi di cui dicevo prima. Le prestazioni avevano bisogno di sempre maggior potenza per poter rispondere alle esigenze del mercato, e quindi si era finiti in un blocco. Questo blocco è stato risolto tramite la realizzazione che se invece di correre come dei matti, quindi sequenzialmente, si procede in parallelo ma un pochino più piano, si riesce lo stesso ad avere una prestazione adeguata, perché invece che fare tante cose una dopo l'altra ne facciamo a una frequenza un pochino più rilassata ma in parallelo, e questa cosa alla fine porta dei notevoli vantaggi dal punto di vista del consumo di potenza, e quindi il sistema consuma meno e si riesce quindi a aumentare le prestazioni senza far esplodere i consumi di potenza. Quindi il parallelismo è intrinseco nell'ottenere il risultato del low power, e da cui parallel ultra low power. Non so se mi sono Sì, spiegato. sì, sì, è stato abbastanza chiaro secondo me. E invece ci sono state delle collaborazioni che hai fatto durante la tua carriera che ti ha aiutato o addirittura fatto cambiare il mindset su come fare carriera, cioè su come fare ricerca?
Ah sì sì, assolutamente. Ci sono stato un certo numero di persone che danno un punto di svolta nella propria carriera e io diciamo ho una cadenza decennale in questa cosa qua, quindi direi che la prima, diciamo, la prima persona che, come dire, mi ha insegnato la ricerca, mi ha insegnato come affrontare la ricerca, cioè come passare da essere un ingegnere a essere uno scienziato, vogliamo dirlo, Certo. ecco, è stato il mio advisor di dottorato, il mio tutor di dottorato, che è un professore italiano che non è ancora in pensione, ma fra poco si va, si chiama Giovanni De Micheli, che era professore a Stanford, adesso si è trasferito da ormai una ventina d'anni a Losanna e da lui ho veramente imparato a diventare, passare da ingegnere a diventare scienziato. E lì ci sono state tutta una serie di cose che ho dovuto imparare. Chiaramente si impara spesso in maniera traumatica, quindi non si impara solo in maniera positiva, ma anche in maniera traumatica, quindi si impara anche da fallimenti. Però diciamo con lui ho veramente imparato anche la gioia della ricerca, nel senso la gioia della ricerca che va al di là del risultato, di avere un risultato su un problema, ma anche la capacità di imparare a vederli i problemi, perché molto spesso la ricerca non è solo risolvere problemi, ma anche vederli questi problemi, cioè capire che c'è un problema da risolvere, oppure che ci sarà un problema da risolvere molto presto e affrontarlo prima che questo problema lo affrontino degli altri. Ecco, quindi c'è tutta una serie di cose molto interessanti e l'altra cosa molto molto importante che posso aver imparato da questa prima persona è l'integrità nella ricerca. Il problema è che molto spesso la ricerca, come qualsiasi altro ambito umano, ha degli elementi di competitività e la competitività spesso porta a tagliare gli angoli o comportarsi in maniera non eticamente perfetta. Ecco, questo secondo me è una cosa che nella ricerca c'è questa tentazione, capita molto spesso, cioè magari uscire con un risultato che non è pronto per riuscire a mettere fuori il risultato per primi e così via, quindi anche questa eticità della ricerca l'ho imparata molto molto da lui. Questa quindi diciamo è stata la prima persona che ha influenzato la mia prima svolta, la mia prima sliding door. Ecco. Poi invece la seconda sliding door è stata parecchio più avanti ed è stata, diciamo, nell'industria. Okay? L'altro aspetto che a me è sempre molto interessato è stato quello di capire come la ricerca possa portare a dei risultati che abbiano un valore, diciamo, industriale. Non l'industria per sé, ma in quanto l'industria, se vissuta nella maniera corretta, è il modo per amplificare l'impatto delle proprie idee della ricerca, quindi avere veramente un impatto sociale sull'idea sul proprio lavoro, del proprio lavoro, quindi tramite la produttizzazione di quello che uno fa e la realizzazione di cose che possono poi essere veramente utilizzate. Ecco. E quindi questo, diciamo, la persona che mi coinvolse in questo progetto di cui parlavo prima con l'ST, che è un manager francese che si chiama Eric Flamand, e lui è stato quello che mi ha detto: ma perché non viene a fare questa cosa qua? Io ero abbastanza nella mia comfort zone come professore, perché ormai avevo pubblicato, ero professore ordinario, quindi cioè non avevo nessun problema a continuare quella carriera, però la sfida di entrare a fare un lavoro industriale è stata una sfida che mi ha, come dire, molto solleticato. E poi dopo questi 3 anni di progetto, pur come dicevo prima, non essendo finiti bene, nel senso che abbiamo poi sviluppato un prodotto, sono stati un'esperienza importantissima di apprendimento. Forse la cosa che mi ha insegnato anche alla gestione, come si può gestire un progetto molto grande, perché come professore tendi a lavorare su progetti che magari possono essere quello che fanno 2 o 3 studenti, mentre invece in industria devi avere a che fare con un progetto che magari richiede l'uso di 200 persone. Quindi, è la differenza cioè, nel lavorare con degli studenti e lavorare con persone esperte, quale è una grande differenza, è una grande differenza. Diciamo, ti dà un pannello molto più ampio di comportamenti che devi poter gestire, ecco.
forse la cosa più importante nel fatto del lavorare con delle persone esperte è quello di saper stare zitti, di saper ascoltare. Ecco, come professori siamo abituati a parlare tantissimo, a avere sempre la verità in tasca o in bocca, mentre invece quando uno lavora in un ambiente dove ci sono magari persone che non insegnano, però hanno un'esperienza molto più vasta della tua in un qualche argomento, l'importante è quello di saper ascoltare. Ecco, e ascoltare nel senso non solo di stare zitti e lasciare che uno finisca di parlare, ma capire quello che questa persona ti dice e da questo trarne degli elementi decisionali che siano importanti. Ecco, non è solo una questione di educazione, lasciar parlare la gente, ma anche imparare. Ecco. E l'altra cosa molto importante è quella che in accademia c'è sempre questa specie di iato tra l'imparare e il fare, no? Cioè uno dice io faccio un corso, poi ho imparato a fare una cosa. Invece in industria non è così. In industria c'è una stretta correlazione, un interleaving molto, molto, molto fitto tra l'imparare e il fare. Quindi quello che uno ha imparato un giorno, il giorno dopo lo deve fare. Ecco, quindi ci sono tutta una serie di cose che si imparano e secondo me è stata un'esperienza molto, molto importante. Questo per quanto riguarda il secondo. Il terzo invece, e basta, poi chiudo, il terzo invece è stata la persona, un collega di Zurigo, la persona che mi ha, come dire, offerto diciamo non offerto, però mi ha reso sensibile alla possibilità di venire qua al Politecnico di Zurigo. Come dicevo, io ero già professore ordinario a Bologna, quindi non avevo bisogno di cercare un nuovo lavoro, e in più avevo appena finito questa cosa in industria, e quindi avrei potuto tornare a fare il professore tranquillamente. A questo punto invece questo collega, si chiama Lothar Thiele, lui è andato in pensione l'anno scorso, mi ha detto ma guarda che c'è una posizione a Zurigo, ma perché non provi a fare l'application? Non è che mi ha offerto la posizione, mi ha offerto la possibilità, mi ha informato della possibilità di applicare. Quell'epoca io ero così, diciamo, un po' nel down che era seguito al progetto industriale, stavo cercando qualche nuova sfida e quindi ho applicato al Politecnico di Zurigo e da questo poi avendo avuto questa posizione mi sono trovato adesso da quel momento, circa 10 anni fa, nell'invidiabile posizione di avere, pur rimanendo in accademia, la possibilità di fare cose quasi su scala industriale. Ecco. E quindi questo, diciamo, è stata forse il terzo punto di svolta della mia carriera, in positivo, ecco. E invece hai parlato dell'essere ingegnere contro essere lo scienziato. Quali sono le differenze secondo il tuo punto di vista? Ma ecco, diciamo che il focus dell'ingegnere, chiamiamolo in maniera molto positiva, io sono ingegnere proprio nel cuore, ecco. Il focus dell'ingegnere è quello che è una persona molto competente, ha tutta una serie di abilità acquisite tramite lo studio, tramite la pratica professionale e così via, che noi in generale come ingegneri chiamiamo la progettazione, no? La capacità di trovare soluzioni e di produrre cose che rispondono a delle specifiche. Okay. Questo è quello che fa un ingegnere. Gli viene dato una specifica, dice fai una strada che abbia una pendenza massima di 3 gradi e certo possa portare una certa quantità di traffico e così via, e l'ingegnere mette le sue competenze studiate e approfondite dalla pratica professionale nell'obiettivo di creare una strada che risponda alle specifiche. Lo stesso vale per i circuiti integrati. Si dice fammi un convertitore analogico digitale che abbia un certo numero, un bitrate, una certa cifra di rumore e così via, e queste cose poi uno mette le proprie competenze al servizio di poter fare questa cosa. Questo è l'ingegnere ed è la cosa da rispettare sono tutte queste competenze che poi alla fine vengono tradotte in maniera operativa nel fare una cosa che poi funziona e che risponde alle specifiche. Lo scienziato è un po' diverso, perché nello scienziato non gli viene detto risolvi, cioè, fai questa cosa. Nello scienziato deve prima capire qual è il problema e poi trovare una strategia di soluzione di questo problema. Okay? E molto spesso il problema è mal specificato. Non ci sono la larghezza della strada o la pendenza della strada, ma bisogna capire qui ci va una strada o ci va qualcos'altro.
o è meglio te lasciare il prato, capito? Quindi ci sono tutta una serie, sono problemi molto più aperti, la cui soluzione non è chiaro se c'è, non è neanche chiaro che sia un buon problema da risolvere, nel senso che molto spesso i problemi non sono, uno guarda nel posto sbagliato, cerca un problema dove il problema non c'è. Ecco, quindi c'è anche l'aspetto di capire quali sono i problemi importanti da risolvere, come formulare il problema e come poi farlo diventare una cosa di tipo ingegneristico, quindi trarne delle specifiche, trarne delle soluzioni, degli step, insomma tutte le cose che poi servono per risolvere il problema. Quindi lo scienziato è qualcosina di più complesso dell'ingegnere, perché ha anche tutta questa fase preliminare che l'ingegnere solitamente non si preoccupa. Certo, sì. E per quanto riguarda l'università, quando devi scegliere che studente portare o no, e quanto è difficile scegliere gli studenti e poi anche pensare che magari dopo che finiscono il dottorato, ad esempio, poi andranno via. E come fai a gestire questo problema? Perché secondo me è un problema Certo. dell'università. Sì. Sicuramente la cosa più difficile delle due è la prima, la scelta. Nel senso che, diciamo, le persone, come diciamo una banalità enorme, le persone non sono tutte uguali, ok? E quindi ciò che fa funzionare bene una persona in un contesto sono degli incentivi o dei disincentivi che possono essere estremamente diversi da un caso all'altro. No? Quindi ci sono persone che lavorano bene in certe condizioni e altre che lavorano bene in condizioni per cui la prima persona non riuscirebbe assolutamente a performare. Quindi si tratta non solo di avere dei riscontri oggettivi quando si sceglie uno studente per lavorare nel proprio gruppo, dei riscontri oggettivi, nel senso che alla fine serve un buon ingegnere per fare lavoro di ricerca nell'ambito in cui lavoro io, cioè i circuiti integrati, elettronica e così via. Quindi servono delle forti competenze di base. Quindi questo, diciamo, è una condizione sine qua non, perché per quanto uno possa pensare, non realizzarlo, ma la durata di un dottorato è un periodo molto breve, finisce molto rapidamente. Quindi se una persona non ha le conoscenze di base da cui partire, non si può pensare di infilare nella durata di un dottorato anche l'acquisizione delle competenze di base. Perciò l'assessment delle competenze di base è fondamentale. E poi l'altro elemento fondamentale è quello di capire come questa persona si potrebbe inserire all'interno dell'ambiente e della esperienza personale, umana che c'è all'interno del tuo gruppo. Questo non per dire che il tuo gruppo è il migliore al mondo o tu sei il migliore al mondo, però ci deve essere un buon grado di adattamento tra i due. Se la persona lavora in maniera del tutto diversa dalla mentalità, da come si lavora nel tuo gruppo, anche se è una persona in gambissima, non è bene che questa persona lavori nel tuo gruppo. Ecco, quindi la selezione è un problema multidimensionale molto complesso e spesso ci sono degli errori, si cerca di minimizzarli ovviamente, perché gli errori in questo caso poi creano delle lunghe code di difficoltà quando uno studente non si trova bene in un gruppo o ci sono sofferenze da parte di tutti, insomma è una cosa da evitare. Ecco. Però diciamo, se uno lavora bene a livello di selezione, molti di questi errori non si fanno. Ecco. Poi invece per quanto riguarda l'uscita, in realtà con l'esperienza uno impara a non dare per scontato che la persona che arriva nel tuo gruppo puoi stare lì per sempre. Ecco, e quindi si pianifica una traiettoria di questa persona. Sicuramente è utile che poi la persona alla fine del proprio percorso di ricerca non si trovi espulsa nello spazio, ma che abbia sempre la possibilità di avere un'uscita morbida nei suoi tempi, nei suoi modi, poter scegliere cosa fare dopo e così via, e che questo porti dietro un dialogo, però secondo me non è una cosa terribilmente difficile. Quello che invece, mettendo invece dal punto di vista del professore, è difficile è che in un gruppo, quando si cerca di affrontare dei problemi grandi, tipo i problemi che si risolvono in industria, la mancanza di continuità, nel senso che ogni qualvolta una generazione di studenti finisce non si può ricominciare da zero e quindi questo è un problema molto difficile da risolvere dell'università.
che però non ha molto a che fare con gli studenti, ha a che fare con la possibilità di poter creare un'infrastruttura permanente attorno a un gruppo di ricerca, che comunque è una cosa complessa da fare. Pensi anche che il salario sia un problema oppure... Sì e no, nel senso che chiaramente possiamo fare due discorsi molto diversi tra la Svizzera e l'Italia. Sì, Ok. Allora, in Italia c'è un problema di salari, ma è un problema generale, non è un problema solo dell'università, e lo ha anche dell'industria. I salari italiani sono poco competitivi, come penso tu ben sappia o sì, sì. condividi. Ecco. In Svizzera questo problema non esiste, nel senso che i dottorandi, le persone che sono nella ricerca sono pagate molto di più, anche se sono forse pagate un pochino meno di quello che potrebbero essere pagate nell'industria, ma non meno da rendere la competizione unfair, diciamo così, o comunque difficile da sostenere. La stessa cosa in Italia sta succedendo, nel senso che poi io, avendo ancora un gruppo in Italia, uno adatta i salari in modo da renderli competitivi all'industria. Ecco, non dico competitivi nel senso superiore all'industria, però non enormemente inferiori. Ecco. Quindi il problema dei salari c'è, però è un problema che si può risolvere, non è un problema fondamentale. Ecco. Secondo me una cosa che forse il problema fondamentale in Italia, che c'è molto meno nei paesi esteri, non italiani, in Svizzera, in America e così via, è il fatto del mancato riconoscimento in industria del valore dell'esperienza nella ricerca. Ecco, questo in Italia ancora le cose stanno cambiando, ma cambiano in maniera molto lenta. E c'è ancora un po' il mancato riconoscimento del valore di un'esperienza della ricerca, ad esempio di un dottorato. Non direi un mancato, però uno scarso riconoscimento. In alcuni settori sta aumentando, nell'elettronica sta decisamente aumentando, però per molti anni è stato così. Invece all'estero il valore del dottorato viene considerato, le persone hanno offerte decisamente migliori di quelle che non hanno dottorato, e quindi da questo punto di vista, anche se uno non resta a fare il professore, il dottorato non è visto solo come l'anticamera di una carriera accademica, che comunque è per pochissimi, visto che i posti di professore poi sono sempre pochi, ma viene visto come un'ottima preparazione per una carriera industriale di alto livello. Quindi questo secondo me è il vero problema del dottorato in Italia. I salari sì sono un problema, ma in Italia sono pagati tutti poco, purtroppo. Ecco. E tu quando eri giovane sapevi già che volevi diventare professore o è stato deciso in corso d'opera? Questa è una bella domanda. Allora, diciamo che nella mia personale coscienza non era assolutamente deciso, anzi io non avevo proprio idea di voler fare il professore, io volevo fare l'ingegnere e così via. Poi però se uno vede che mio padre è professore, mia madre è maestra, uno dice magari era genetico, ecco. Però all'epoca non me ne rendevo conto, ecco. Non è stata una decisione, capito? Dopo è successo, ecco. Ok. Ascolta, quindi tu sei uno scienziato, un ingegnere e un professore di incredibile successo e hai fatto da mentore a un sacco di studenti. Quale consiglio daresti a degli studenti per fare una carriera degna di nota? Questa è una bellissima domanda. Allora, direi, forse di consigli ne darei due. Ok. Il primo è quello di decidere di fare una cosa che piace, nel senso che dal punto di vista scientifico, tecnico, è una cosa che entusiasma. Ecco, questo secondo me forse è il primo consiglio. E poi l'altro consiglio, che forse va in una direzione un pochino, se vuoi, un pochino divergente da questo primo consiglio, è di, come dire, essere persistenti. Okay? Quindi questo dire che le cose piacciono non deve essere piacere nel senso, come dire, temporaneo del termine, come può piacere bersi un caffè caldo che poi quando diventa freddo non piace più. Ecco. Perché la persistenza è fondamentale per fare una buona carriera. Questo significa che
uno deve poter passare dei periodi in cui magari non si diverte perché sta studiando, non è produttivo, deve imparare a fare una cosa, oppure sta risolvendo un problema che non riesce a risolvere perché è difficile, perché non lo sta formulando nella maniera giusta e così via, e quindi da un lato una forte motivazione interiore, fare cose che piacciono, dall'altro anche però una forte persistenza e direi testardaggine di tipo metodologico, non di tipo animale, sbatte la testa contro il muro, ma di tipo metodologico. Secondo me sono le due cose più importanti. Infatti io molto spesso quando guardo me stesso e i colleghi dico: ma il successo nella carriera dipende dal fatto che eri più intelligente di Tizio, Caio, Sempronio? Assolutamente no, ma perché sei più persistente, ok? Nel senso che alla fine quando gli altri si stufano, tu invece cerchi sempre di trovare una soluzione alternativa a un problema che gli altri non riescono a risolvere perché si sono stufati prima. Ecco, quindi secondo me un successo nella carriera accademica e così via dipende anche molto da quanto uno, oltre ad essere intelligente, brillante e motivato, è persistente. Non so, forse non è molto... No, qua due cose. Quanto è importante il tuo ruolo con lo studente nel momento in cui è abbastanza giù di morale che non riesce a risolvere il problema, per incitarlo o non lo so, dirgli che va tutto bene oppure dirgli no, devi lavorare di più. E l'altra domanda è come si fa a capire quando sei uno studente che quella materia ti piace? Perché potrebbero esserci diverse cose, ci sono tante materie che ti piacciono, oppure non ce ne sono tante, però comunque sia sei interessato. Perché una cosa è piacere è una parola forte. Sì, assolutamente sì. Allora, secondo me, per rispondere alla tua prima domanda, diciamo, la risposta è dipende moltissimo dalla persona. Ci sono persone allo studente, ci sono persone che hanno bisogno di un incoraggiamento nel senso positivo del termine, nel senso di dire ma no, stai facendo bene. Ci sono persone che pensano sempre di far male, ma in realtà stanno facendo bene. E direi che sono anche la maggioranza le persone che hanno bisogno di un ecco. Altre persone che invece hanno bisogno alle volte di avere un'indicazione di staccare un attimo da un problema, nel senso che hanno bisogno di essere staccati da un problema e mossi su qualcos'altro, perché tendono a entrare in un tunnel di testardaggine che poi le blocca. Ecco, quindi per alcune persone l'incoraggiamento e l'enfasi a cercare di continuare su una strada che magari sembra difficile però è utile, altre persone invece bisogna cercare di metterle a fare qualcos'altro. Quindi questo dipende molto dalle persone, ecco. Però diciamo generalmente al 99% delle volte l'incentivo deve essere di tipo positivo, il cosiddetto positive reinforcement, non negative reinforcement. Non mi è mai capitato che abbia prodotto qualcosa il fatto di dire tu non devi fare così, ecco. Questo quasi mai, quasi sempre positive reinforcement nella mia esperienza. Poi diversi tipi di positive reinforcement. Poi la seconda domanda era come si fa a capire se ti piace quella materia o... Questo è terribilmente difficile, e anche perché dipende molto anche dal carattere delle persone. Così. L'unico consiglio che io mi sento di dare agli studenti e più o meno ai vari gradi della seniority è quello di non rinunciare subito. Ecco, quello di cui diciamo prima della persistenza. Per capire se una cosa piace o non piace bisogna averci speso un pochino di tempo. Ecco, quindi quelli che provano per un mese a fare una cosa poi dicono non mi piace, io quasi sempre li incito a provare per un po' di più, ecco, in modo da capire bene effettivamente e così via. Poi sai, è molto difficile avere una ricetta che va bene per tutti, ecco. Però diciamo il mio incentivo è quello di provarci proprio, ecco, intestardirci per un po'. E in una tua intervista che hai fatto, ovviamente, hai raccontato che quando eri giovane, addirittura alle superiori, avevi già iniziato a studiare l'algebra booleana. Sì, è vero, mi ricordavo di averlo. E quindi adesso ti chiedo, preferisci 1 o 0? E perché? Bella domanda. C'è una gran scelta. Ma direi che lo 0 è molto interessante.
Lo zero no, beh, adesso dai. Sì, direi che ho una leggera preferenza per lo zero. E c'è un motivo? Ma perché lo zero è, diciamo, come dire, lo vedo sempre come uno stato nel quale, come dire, uno stato dal quale partire, ok? E siccome io mi occupo di consumo di potenza, tipicamente allo zero si associa uno stato in cui i consumi sono più bassi e quindi c'è questa idea adesso qui stiamo filosofeggiando, però c'è questa Certo. idea della parsimonia che uno dei modi per essere efficiente dal punto di vista energetico è non sprecare le proprie energie, quindi cercare di stare, ecco c'è questa cosa che dico in inglese, che tradotto in italiano però risuona abbastanza bene, che è fare niente bene. Mm. Non fare niente bene, ma fare niente bene. Quindi bisogna essere molto bravi a non fare niente. Quando non c'è niente da fare non bisogna fare niente. Quindi dal punto di vista elettronico questo significa che quando il circuito non deve fare delle operazioni non dovrebbe consumare nulla. Ok, quindi questo è un po' per questo il motivo per cui mi piacciono gli zeri. Ok. L'ultima domanda, secondo te qual è il senso della vita? No, dai, mi rifiuto di rispondere a questa domanda. Ah no, dopo lo zero Dopo lo è zero, perfetto. dopo lo zero, ma diciamo, allora, se devo proprio rispondere in una qualche modo, io potrei dire che il senso della vita è quando quando diciamo il tuo aver vissuto ha prodotto effetti positivi sul maggior numero possibile di persone. Ecco, come professori universitari, come leader di un gruppo di ricerca, uno questa opportunità ce l'ha. E quindi secondo me il senso della vita è quello di cercare di avere un impatto positivo sul maggior numero possibile di persone, perché poi questo fa star bene anche a te. Mhm. Cioè, almeno per come sono io i momenti più brutti della mia vita sono quelli quando ho realizzato di avere sbagliato, causato problemi a qualcuno. Ecco, e questi sono sempre stati i problemi. Invece quando penso di aver aiutato il maggior numero possibile di persone, mi sento meglio anch'io e quindi penso che il senso della vita sia quello di cercare di far star meglio gli altri, così stai meglio anche tu. Grazie mille. Figurati. Grazie per essere arrivati fin qui e mi raccomando, quando non c'è niente da fare, non bisogna fare niente. Alla prossima.